Bentornati in soffitta! Oggi voglio parlarvi di un argomento affascinante che esplora il lato oscuro e sensuale tutto al femminile, le Dark Lady. Il termine è stato coniato niente meno da William Shakespeare nei suoi ultimi sonetti, in cui ci guida in un viaggio verso la profondità e l'enigma delle donne dall'animo misterioso. Ecco come il bardo descrive questa bad girl. Gli occhi della mia donna sono neri come corvi. Nel sonetto 127 e nel sonetto 131 dice: in nulla tu sei nera, se non nelle tue azioni. Shakespeare ha per sempre definito l'aspetto fisico e caratteriale di questa figura affascinante e complessa. Ma il tema delle Dark Lady è molto più antico e universale di quanto si possa immaginare. Nel vicino Oriente, divinità come Ishtar in Mesopotamia e Iside in Egitto rappresentavano il lato oscuro e distruttivo del femminile, in un equilibrio tra azione protettrice e distruttiva. Queste divinità, come la luna stessa, incarnano una dimensione ciclica. Luna piena e luna nera, aspetto materno ed erotismo senza freni convivono in esse. Da sempre l'ambivalente carattere femminile ha intimorito e affascinato gli uomini. Questo lato oscuro attira l'uomo perché, a differenza dell'immagine materna, imposta dalle convenzioni sociali, si percepisce in esso una forza sacra che proviene direttamente dalla divinità. Nel corso del tempo questa immagine ha assunto diverse forme e personificazioni, dalle belle dames à merci di John Keats, affascinanti e spietate, alla Dragon Lady del fumettista Milton Caniff. Forse è nel genere horror, con tutte le sue sfaccettature, che le Dark Lady dell'era moderna hanno trovato la loro forma più riuscita come femme fatale. Il cinema horror è diventato il terreno fertile in cui gli antichi miti e le suggestioni si sono incarnati nei corpi e nelle menti di alcune splendide attrici, trasformandole in vere e proprie icone pop. Le figure delle Dark Lady, personaggi femminili dal fascino misterioso e inquietante, hanno affascinato il pubblico attraverso il cinema, il fumetto e la letteratura. Queste icone oscure e seducenti hanno spaziato tra varie forme di media, portando con sé una combinazione irresistibile di bellezza, potere e intrigo. Nel corso degli anni, molte di queste figure hanno guadagnato un posto di rilievo nella cultura popolare, catturando l'immaginazione dei fan di tutto il mondo. E in questo podcast esploreremo alcuni dei personaggi più iconici che rappresentano le Dark Lady e il loro impatto nell'immaginario collettivo, ricordando insieme alcune delle più belle, sexy e più o meno cattive Dark Lady che hanno lasciato un'impronta indelebile. Iscriviti subito alla Soffitta di Pippo per non perderti nessun episodio. Celebriamo un'epoca di libertà, bellezza e dive indimenticabili. Ne vedremo delle belle, anzi di bellissime. Attiva la campanella e partiamo. Bellatrix Lestrange. Appartenente all'universo di Harry Potter, Bellatrix Lestrange è una delle più terribili seguaci di Lord Voldemort. Con il suo aspetto trasandato e il sorriso perverso, Bellatrix incarna la follia e la malvagità. La sua fedeltà fanatica al Signore Oscuro e la sua sete di distruzione la rendono una figura oscura e spaventosa. Mystique. Nell'universo dei fumetti Marvel, Mystique è una mutante che può trasformarsi in qualsiasi persona. Con la sua pelle blu e il suo caratteristico abito bianco, Mystique è una manipolatrice astuta e spietata. Il suo ruolo di cattiva nella saga degli X-Men e la sua capacità di assumere le sembianze di chiunque la rendono una Dark Lady affascinante e pericolosa. Maleficent. Sebbene si tratti della stessa storia della bella addormentata nel bosco, il personaggio di Maleficent è stato reinventato in un film omonimo con Angelina Jolie nel ruolo principale. Questa versione di Maleficent approfondisce la sua storia e il suo lato umano, mostrando le sue motivazioni e le sfumature del suo carattere oscuro. E rimanendo sempre nell'ambito della Disney, un altro personaggio Disney, Crudelia de Mon, è la villain di La carica dei 101. Con il suo abito di pelliccia di dalmata e l'ossessione per i pellicciotti, Crudelia de Mon è un'icona di stile eccentrico e malvagità. Rappresenta il lato oscuro ossessivo della moda, una figura spietata e pronta a tutto pur di ottenere ciò che desidera. Medusa. Nella mitologia greca, Medusa è una gorgone con serpenti al posto dei capelli e lo sguardo pietrificante.
La sua figura terrificante e il suo potere mortale la rendono una delle Dark Lady più iconiche della mitologia. La sua rappresentazione è stata portata anche nella cultura popolare, come ad esempio nel film d'animazione Disney Hercules. Vampirella, una delle più celebri Dark Lady del fumetto, Vampirella incarna l'archetipo della vampira seducente. Creato da Forrest Ackerman e Trina Robbins nel 1969, il personaggio è una vampira proveniente dal pianeta Draculon che lotta contro le forze oscure. Vampirella è famosa per il suo aspetto sensuale e la sua abilità di combattimento, mescolando pericolosamente l'innocenza con la sensualità e la forza. Catwoman. Nella storia del fumetto e del cinema, Catwoman è una figura enigmatica e ambigua, rappresentando una Dark Lady dall'indole furtiva e seducente. Come acrobata e ladra, Catwoman incarna la dualità tra il bene e il male, oscillando tra la lotta per la giustizia e i suoi desideri personali. Morticia Addams. Appartenente alla famiglia Addams, Morticia è una delle figure più amate delle Dark Lady. Con il suo aspetto pallido e capelli neri, Morticia incarna l'eleganza nell'oscurità. Nonostante il suo aspetto spettrale, è una madre affettuosa e una moglie devota, aggiungendo un fascino unico al suo personaggio. Lucifera. Proveniente dal mondo del fumetto italiano, Lucifera è una delle prime eroine dark a essere apparse nel 1965. Creato da Renzo Barbieri e Leone Frollo, il personaggio di Lucifera combina l'aspetto di una succube e una vampira, incarnando la sensualità e l'oscurità. Le sue avventure oscure e spesso erotiche hanno guadagnato un seguito fedele nel corso degli anni. Andate a vedere la recensione che trovate qui sul canale. Elvira, conosciuta come la regina delle tenebre, Elvira è un'icona del cinema e della televisione. Interpretata dall'attrice Cassandra Peterson, Elvira rappresenta una versione macabra e comica della Dark Lady. Con il suo abito nero aderente, il trucco esagerato e l'umorismo sarcastico, Elvira ha guadagnato una grande popolarità per la sua presenza eccentrica e la sua passione per i film horror. Dragon Lady. Creata dal fumettista Milton Caniff, Dragon Lady è un'icona di fumetti di avventura. Con la sua bellezza esotica e la sua personalità ambigua, Dragon Lady è un personaggio misterioso e affascinante. Lily Master. Proveniente dalla serie televisiva The Master, Lily Master è un personaggio iconico che incarna il fascino dark. Interpretata da Yvonne De Carlo, Lily Master è una madre affettuosa e una moglie devota, ma anche una creatura soprannaturale con la pelle pallida, lunghe unghie e guardaroba gotico. Il suo personaggio dimostra che l'oscurità può essere affascinante e accogliente nello stesso tempo. I personaggi delle Dark Lady nel cinema, nel fumetto e nella letteratura hanno catturato l'immaginazione del pubblico con il loro fascino oscuro e misterioso, da Vampirella a Grimilde, da Catwoman a Morticia Addams. Queste figure affascinanti incantano e seducono con il loro mix di bellezza, potere e intrigo. Sono diventate icone culturali, rappresentando la dualità tra il bene e il male e dimostrando che l'oscurità può essere affascinante. Il loro impatto nella cultura popolare è testimone della nostra continua fascinazione per l'ambiguità e la seduzione delle Dark Lady. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciarmi un like e se vuoi scoprire i segreti di queste bellissime interpreti, clicca sul video qui accanto.